giocato a Siena, ho giocato a Torino, ho fatto una piccola esperienza anche a Parigi, ma così amatoriale, diciamo. Io ho fatto la B, ho avuto un'esperienza non in Sardegna ma in Liguria a Cogoletto e basta, quello è stato il massimo. Ho fatto degli allenamenti con l'Alghero dopo iniziare a fare la B, ma per altri motivi di lavoro non è mai proseguito. Ho giocato a rugby in un periodo in cui probabilmente si può parlare più di terzo tempo che di rugby. Mi ha sempre giocato con i Sardegna? Sì, sì. Prima cosa i numeri. A Parigi mi ricordo ci allenavamo in 48-50 ogni allenamento. Stessa cosa anche per le altre realtà. Quella è una grossa differenza. Non ho avuto modo di poter fare confronti particolari. In linea di massima la base è la stessa, la grossa voglia di un piccolo gruppo di far conoscere questo sport, lo stare assieme, il riuscire a far capire, meglio, a far conoscere a chi inizia a praticare questo sport che non è solo uno sport ma ti può insegnare a vivere. Se vivi come giochi o giochi come vivi, cioè con coerenza, correttezza, andando sempre avanti, rialzandoti di fronte ai problemi, non arrendendoti mai, è una buona scuola di vita. Culturalmente il rugby in Corsica, in Francia, è sicuramente più radicato rispetto al rugby in Sardegna e comunque in Italia. Le scuole fanno un po', sono diciamo il teatro più importante per la crescita dei ragazzi in ambito sportivo, quindi già dalle scuole elementari hanno la possibilità di provare tutti gli sport e poi scegliere quello che si ritengono più adatto alle caratteristiche fisiche dei ragazzi. Quindi iniziano con il rugby a 5, 6, 7 anni e poi continuano nelle accademie, insomma hanno delle opportunità che qui purtroppo non abbiamo. Noi ci ritroviamo quindi dei numeri che sono limitati rispetto a quelli che possono produrre paesi come la Francia e quindi la scelta di conseguenza è inferiore. Ecco. Dalla quantità loro riescono a recuperare anche la qualità. Qualche settimana fa, dopo un buon lavoro da parte di alcuni reclutatori e insomma gente di rugby, in un paesino qui a pochi chilometri da Olbia è stata fondata una società di rugby e questo naturalmente sarà un vantaggio sicuramente per tutti gli altri club. Una società che così viene fuori e spunta da quasi il nulla, perché comunque si tratta di un paesino di 1300 abitanti che ha saputo pubblicizzare per bene appunto nelle scuole il rugby, tanto da riuscire a tirar fuori una società composta principalmente da ragazzini under 8 e under 10, ma che comunque rappresenta un bell'inizio e speriamo, noi faremo di tutto per far sì che possa crescere e poi insomma far parte del gruppo dei club sardi. Secondo te si può esportare in altre realtà del genere questo modello? Sì, ci vorrebbe diciamo la federazione e poi uomini di buona volontà, gente di rugby che ha passione, che voglia insomma accettare determinate sfide, insomma un po' la caratteristica di noi rugbisti, quindi perché no?